Ciao, mi chiamo Nicolò Patrick Borelli e mi definisco un imprenditore gelatiere. Io non vengo dal mondo del gelato, in realtà ho studiato altro nella vita, ho studiato economia e finanza e ho lavorato in ufficio prima di dedicarmi al gelato. Poi un giorno mi sono svegliato e ho detto: ma è questa la vita che voglio fare, stare in ufficio da mattina alla sera davanti al computer, o voglio creare qualcosa di mio? La mia idea, quando ho deciso di cambiare vita, non era di creare una gelateria, ma il mio progetto era fin da subito ambizioso di creare una catena di punti vendita. Quindi fin dall'inizio ho deciso di strutturarmi con un laboratorio che fosse centralizzato. Ci sono diversi modi di organizzare un laboratorio centralizzato in base alle esigenze. Nel mio caso personale ho deciso di sviluppare gli spazi con un'area di entrata di materie prime, un'area di lavorazione e un'area di stoccaggio del gelato finito che poi viene spedito nei punti vendita. Il mio metodo produttivo prevede di utilizzare i pastorizzatori per preparare ogni volta 60 litri di gusto finito, che poi dovrò semplicemente estrarre dal pastorizzatore, inserire nel mantecatore e mantecare. Ho meno spreco di tempo, ho meno spreco di materia prima consumata e meno spreco di energia elettrica e idrica che mi serve per la produzione e il mantenimento della catena del freddo. Una volta che il gelato è poi mantecato e abbattuto a meno 18, viene spedito nei punti vendita tramite dei box refrigerati, e nei punti vendita il gelato viene inizialmente stoccato sempre a meno 18, dopodiché chi si occupa della vendita dovrà solo estrarre dal freezer il gelato e andare a inserirlo la sera prima della vendita, così che il gelato da meno 18 rinverrà naturalmente a meno 12-13, che è la temperatura di esercizio. Andare ad abbattere il gelato al cuore permette di mantenere la freschezza per una durata sicuramente più lunga rispetto a quando il gelato viene stoccato e conservato alla temperatura di esercizio di meno 12-13 gradi. Non bisogna fare lo sbaglio di pensare che un laboratorio centralizzato voglia dire non avere un gelato di qualità. A mio avviso è addirittura forse quasi l'opposto, nel senso che centralizzando io ho il totale controllo delle materie prime. Quando vado a produrre la frutta fresca, o per esempio le fragole, vado a misurare gli zuccheri della fragola e vado a bilanciare la ricetta DOC che mi servirà per produrre la fragola, che poi andrò a servire in tutti e tre i punti vendita. Quindi avrò un prodotto identico in tutti e tre i punti vendita, prodotto nel miglior modo possibile. Sicuramente non mi fermerò a 3 punti vendita, l'obiettivo è di arrivare almeno a 5 punti vendita, dopodiché rifletterò su come espandermi anche su un lungo raggio. Il mio sogno nel cassetto è un giorno di aprire a Norimberga, che è la mia città natale.